from day one. It was, we had a different cameo for her at one point and then worried it wasn't substantial enough. And so it was pretty late in the process when we decided it'd be really fun if she was Holtzman's mentor. And she loved that. She wanted to play with a German actor. Della Holtzman, anche perché mi piaceva l'idea di giocare con l'accento tedesco. Sì, un attimo c'è una domanda qui e poi lì, prego. Probabilmente alla mia domanda non potrà rispondere completamente perché riguarda una sottotrama introdotta nell'ultima scena passata. La scelta del nome Zul, che poteva essere più riconoscibile anche God invece di Zul. Il nome Zul non è casuale, Zul è guardia di porta, the gatekeeper, hanno aperto un cancello, quindi non è casuale questo, non lo sapere. No, see, they're very intentional. Yeah, we just like the idea of giving a little nod to the former one, and who knows what could happen next. Sì, molto intelligente come domanda. Sì, ci piaceva l'idea di, come dire, un po' strizzare l'occhio al precedente e lasciare le prospettive aperte. Chi lo sa? C'era una domanda qui davanti. Salve, ci ha raccontato come sono nati i cameo dei vecchi protagonisti. Io ero curiosa di sapere quanto dei caratteri delle 4 protagoniste era in sceneggiatura e quanto invece è stato costruito insieme alle protagoniste. Great question. Before I cast these actors, Katie and I wrote the script basically with no one in mind because we wanted to make sure we had 4 very distinct personalities that served our story. But as we were writing, people get in your head, and Melissa I'd been working with obviously a bunch, but originally thought she would actually be, we were kind of writing the role that Leslie Jones is playing with Melissa in mind, but then I realized it's kind of a role that she's played that sort of person like in The Heat and stuff like that. And I like the idea of her being the leader of their pack, and then Leslie's comedy is so funny and perfect for that role. But whenever I make a movie, we write these roles, and then when we cast the actors, then we start to readjust the roles to their voice or to what they want to play, and make it unique to them because I want them to be at their full powers. But so it's always a bit of a mix, yeah. Ottima domanda. Prima di realizzare il casting, ovviamente nella fase di scrittura dei personaggi, della sceneggiatura, Katie ed io non avevamo nessuno in mente, anche perché l'idea era quella di realizzare 4 personaggi molto diversi, 4 personalità molto diverse e molto distinte fra di loro che potessero essere a servizio del film. Ma poi man mano che scrivi ovviamente qualche nome ti viene in mente, e nella scrittura all'inizio io ovviamente ho pensato molto a Melissa, anche perché con Melissa ho lavorato, e in realtà all'inizio il ruolo che poi è stato interpretato da Leslie Jones era il ruolo che doveva interpretare Melissa, però poi mi sono reso conto che quel tipo di ruolo era già stato da lei interpretato in altri film tipo The Heat, e tra l'altro la comicità di Leslie è veramente molto divertente ed è perfetta per quel ruolo. Io tendo a lavorare così, scrivo il film e scrivo i personaggi, poi una volta fatto il casting però i personaggi vengono un pochino riadattati, come se le misure venissero prese meglio una volta scelto l'attore o l'attrice che lo deve interpretare, e quindi i ruoli vengono aggiustati in base a quello che può essere la voce dell'attrice che lo deve interpretare o quello che l'attore o l'attrice vogliono realizzare, perché l'importante è che il personaggio in un certo senso gli sia cucito addosso e che loro possano dargli tutta la propria forza.
chiederle, sono qua. Ah, ok. Volevo chiederle come insomma, il trailer non è stato ben accolto, soprattutto su YouTube dove ha ottenuto un numero altissimo di dislike. Volevo capire lei come spiega questa accoglienza debole e poi si parla tanto oggi di power core, no? Quindi vediamo tante donne eroine, non si rischia di finire adesso addirittura nel cliché? Non si rischia di finire? Nel cliché. Well, I'll address the trailer first. There was an organized campaign by a lot of people who didn't like the idea of the movie to drive those numbers up. This does not mean people didn't legitimately not like the trailer. But to get to that high of a number, I know that there was multiple votings going on by people who would have multiple accounts who were doing that. They were embedding the trailer into sites that were very anti-us anyway, that people were just literally driving the numbers up. But that said, a first trailer is a first look at something that no one's ever seen before. We didn't have hardly any of our special effects ready, and just the idea that I think this was the first chance people had to get used to the idea that it even existed. And so they're being hit with something so different that I think maybe their judgments are harsher on it. We would show it in theaters and it would get a great response. So the internet tends to focus, people can go after things if they want to take it down, but the general response from general audiences in movie theaters was very, very good. And I tried to look at it glass half full, which is, we might have gotten all those dislikes, but we were also one of the most liked trailers on YouTube. So you can look at it that way too. And I'll answer your second question. Intanto rispondo alla prima domanda. Nei confronti del trailer c'è stata una vera e propria campagna organizzata da coloro a cui non piaceva il film, non piaceva l'idea e quindi hanno spinto verso l'alto il numero dei dislike, sollecitando magari le persone o utilizzando coloro che magari hanno più account, quindi votando in maniera multipla, rivotando più volte. Questo non significa, questo non sta a dire che non ci siano state persone che onestamente, sinceramente, non abbiano gradito il trailer, però un numero così elevato di dislike non è dovuto solo esclusivamente al gusto delle persone, c'è stata proprio una campagna in questo senso e tra l'altro il primo trailer è stato un primo sguardo ad un qualcosa che nessuno ancora aveva visto prima e dove ancora non erano pronti, non erano stati completamente realizzati gli effetti speciali, devo dire, e quindi c'è stato un giudizio da parte delle persone nei confronti del nostro film forse un po' più duro, un po' più pesante. Ciò detto, abbiamo fatto vedere il trailer nei vari cinema, nelle varie sale cinematografiche e l'accoglienza da parte del pubblico è stata invece fantastica, è stata molto buona. Su internet uno può ovviamente magari spingere in determinate direzioni le cose che non gradisce, che non gli piacciono, invece la risposta nelle sale cinematografiche da parte del pubblico in generale è stata positiva. Ritendo poi a guardare il bicchiere mezzo pieno. È vero che ci sono stati tanti dislike, ma abbiamo anche ricevuto un elevatissimo, forse uno dei più alti numeri di like su YouTube, e questa è la prima risposta. And then for the second part, I don't think there's any danger of there suddenly being too many female heroes in the movies. If you look at Hollywood, the output, I can only speak to Hollywood, the output of Hollywood, the amount of quality female lead roles in movies versus quality male lead roles is completely skewed by an enormous percentage. So I'm not worried at all about that. I think we just need more great roles for women so we can move to the point where it is equal and we don't have to worry about it, and each movie will contain equality. If it is in service of the story in a great way, then that should be what we should want. We should want to hit total parity so that we have everybody getting the roles that they deserve and not being left out in the numbers that they are at the moment.
Per quello che riguarda l'eccessiva presenza di donne, di eroine, non credo che si possa parlare di troppe o di una grande presenza di eroine nei film. Io ovviamente posso parlare solo esclusivamente per Hollywood, perché questo è ciò che conosco, ma se andiamo a guardare quelli che sono i ruoli da protagonista femminile di qualità, sono di gran lunga inferiore rispetto al numero di ruoli da protagonista maschile di qualità. E credo anzi che si debba cercare quanto più possibile di puntare, di mirare alla parità in questo senso, perché oggi invece c'è un grosso squilibrio, ancora un grosso squilibrio, ovviamente tutto questo sempre ed esclusivamente al servizio del film. Credo che proprio si debba mirare a raggiungere una parità in maniera tale che chiunque possa avere il ruolo che merita, non con le sproporzioni a cui invece assistiamo ancora oggi. C'erano in prima e temo sia l'ultima, mi dispiace, ma siamo già oltre. Volevo sapere, nel corso degli anni il fenomeno di Ghostbusters ha generato un'ondata di amore che, come testimoniano le nostre divise, non si è esaurito nel tempo. Il modo principale in cui questo amore si è concretizzato è stata una spinta creativa. C'è stato chi ha voluto ricreare gli oggetti del film e soprattutto negli ultimi anni un po' tutti i fan club nel mondo hanno cercato di realizzare ciascuno il proprio fan film proprio come dichiarazione d'amore per l'universo dei Ghostbusters, una cosa di cui parlavamo proprio poco fa. Volevo sapere, lei come regista, che opinione ha per questo tipo di passione cinematografica e se la conosce anche l'opinione della Sony Pictures. I can't speak to what Sony thinks about this, but I would hope they would be very supportive of it, as would Ivan Reitman's company and Ghost Corps. The Ghostbusters fans are the most wonderful group of people I've ever been in contact with, because only since I've taken on this film have I knew that those groups were out there from going to things like Comic-Con and all that, but I didn't realize the level of passion, and even more than the passion for it, the fact that you are all channeling it into such wonderful things. It's not just loving the property, it's taking it and then spreading that love to charity events, to going to hospitals, to going to, just to see kids and to do supportive things in the community. That's unbelievable. And so if you are then making these fan films and all that, that's what fandom should be, as far as I'm concerned, because it's a love of the property, wanting to spread it, and then using it for positive things. And the negativity that's come at me for the last 2 years over the internet, I don't feel represents the true fans. Look, everyone has an opinion, and that's completely fair. Some people are very nervous about it, some people might not even like this. That's fine, but I don't experience the level of negativity that I get from those people, from anybody who considers themselves to be a true fan. And so I think just keep doing what you're doing, make the fan films, keep doing the wonderful work that you're doing, and thank you on behalf of everybody involved in the previous, the original, and in our current one. I'm so touched by what you all do, and it's just exciting to see you all here. Ovviamente non posso parlare per conto della Sony, perché cosa ne pensi la Sony Pictures non lo so, ma mi auguro e spero che sia la Sony Pictures dia sostegno e prenda con favore tutto quello che fate. Sicuramente la compagnia Ghost Corps di Ivan Reitman lo fa, e devo dire che c'è stata appunto la diffusione, c'è questa costante diffusione, e i club, i gruppi di fan di Ghostbusters secondo me sono stati e sono eccezionali. Devo dire che ho avuto contatto con loro dopo che ho deciso di partecipare, di essere coinvolto in questo progetto, ma finora non ho avuto assolutamente reazioni o rapporti negativi con loro. Mi sono reso conto soltanto dopo aver cominciato a partecipare a questo progetto di quanto fosse forte l'amore e di quanto ci fosse
nella spinta a diffondere non è soltanto l'amore per il film in quanto tale, per l'oggetto film, ma è proprio quest'idea di diffondere questa cosa, di farla girare, l'idea per esempio di partecipare a tanti eventi di beneficenza, di girare per gli ospedali, farla conoscere, ed è molto forte, è un grosso sostegno sia per quello che riguarda il film originale che anche per questo. E ovvio ci sono delle persone che magari non hanno gradito, non gradiscono questo progetto, ed è una cosa che io accetto, è giusto, più che giusto che sia così, però non ho sperimentato diciamo dai club, dai fan, la negatività, magari tutto quello invece che mi è arrivato tramite internet in questi ultimi 2 anni, e ho la percezione, la sensazione che quello di negativo che mi è arrivato in questi ultimi 2 anni in realtà non venisse da veri e propri rappresentanti dei fan del film. E è tutto giusto, è tutto accettabile, posso capire che ci sia del nervosismo, cioè ci sia dell'opposizione, ma per me va bene così. Io credo anzi che quello che state facendo e anche il fatto di fare fan films è una cosa assolutamente positiva, continuate a farlo, mi piace moltissimo questo livello di entusiasmo, di interesse, e anzi vi voglio ringraziare per tutto quello che fate. Ghost heads forever. Ghost heads forever. Thank you very much. Thank you so much. Grazie, grazie mille.